Buongiorno amici del canale! Oggi è un giorno molto bello perché sono in una parte nuova della mia azienda, nuova ma molto vecchia, che ho riqualificato per far diventare un pezzo di magazzino. E ora vi spiego. Di là c'è il mio laboratorio e ufficio. Io in questi anni ho avuto tutte insieme, quindi da una parte carteggiavo un mobile, dall'altra parte c'era la scrivania mia con Emma e carteggiando andava tutto sui fogli, un pasticcio. E quindi adesso che posso ho deciso di prendere questo pezzettino dove mettevamo, sapete, le scope, gli aspirapolvere, i detersivi, insomma, un pasticcio, un casino. Ho voluto riqualificare questa parte e fare il pavimento, quindi ho dovuto alzare leggermente, mica poco, alzare la parte sottostante del pavimento che era tutta storta, ho messo delle piastrelle, ho fatto coibentare questa parete appunto col cartongesso, dietro c'è l'isolante e ho fatto dare una rasata velocissima ai muratori che vengono sempre a lavorare da me. In questo caso ho fatto fare una finitura un pochettino più ruvida perché volevo che fosse uguale ai muri vecchi che ci sono qua. Chiaro che sono muri che hanno patito, sono muri molto rovinati, in alcuni punti c'era della risalita di umidità, tutto è stato curato e adesso non ci sarà più nulla. Qua voglio fare la zona dove metteremo semplicemente le nostre scrivanie, la nostra scrivania, tranne Franco che ha la sua scrivania privata a parte, quindi le nostre scrivanie e i nostri armadi per mettere foglio, comunque materiale di utilità per fare i tutorial. Mi piace questo spazio perché è molto luminoso, ma mi piace soprattutto perché posso fare tutto quello che voglio e oggi vi faccio vedere delle tecniche che adoro, con dei colori che adoro e usiamo marrone e viola. Partiamo! Lo studio. So che è un po' noioso, ma sarà molto utile. Avendo io dei muri diversi, di bucciosità differenti, qua ho un muro molto ruvido, fatto anni fa con un cemento, ho anche una crepa che poi andremo a mascherare con un modo che voi vedete. Qui ho un altro tipo di rugosità, di ruvidezza, perché hanno fatto il cartongesso, sentite? E poi l'hanno appunto rasato con una finitura molto ruvida. Qua invece è muro. Sentite che è diverso? Ho bisogno di avere un rullo che mi dia la possibilità di non fare fatica, di non appesantire troppo le braccia, le mani, di lavorare bene in tranquillità e di risparmiare prodotto. Quindi occhio, se seguite bene le mie linee guida con Magic Wall vi posso garantire, assicurare che risparmiate, coprite anche un giallo come quello che è uno dei colori solitamente più difficili da coprire con una mano e a volte serve qualche ritocco, non prendetemi sempre la lettera, Elisa ha detto una mano ed è una mano, dipende sempre che colore avete sotto e che colore scegliete, ma oggi che io utilizzo il Castellamonte è molto simile al colore dell'anno che si chiama Mocha Mousse, è molto simile, ma io l'ho studiato prima, lo scorso anno, è un colore che proprio rispecchia la ceramica cotta che c'è in questa zona, nella mia zona. E quindi con questa tonalità andrò in coprenza completa già con una rullata. Perché vi parlo di rullo? Perché abbiamo studiato questi rulli non troppo grossi, come vedete, perfetti per un polso anche femminile che si fa i lavori da sola, con un rullo che ha il manico leggermente più lungo. Perché? Perché se io ho questo rullo di un diametro leggermente più largo, di un pelo leggermente più lungo e di un manico leggermente più lungo, io con una sola rullata riesco a fare delle superfici che partono dal fondo fino ad arrivare alla parte superiore, vedete? Guardate qui. Chiaro che poi lì dovrò andare con lo scotch, nastro carta, è normale, lo devo fare perché comunque una finitura va fatta bene con il pennellino intorno, magari uso l'architetto. Però ricordatevi sempre che io vi propongo dei materiali che vi facilitano la vita, in modo che voi possiate utilizzarli da soli per fare dei lavori in autonomia. Non è il caso di chiamare un decoratore per utilizzare Magic Wall, è talmente semplice che se rispettate le mie linee guida ce la fate da soli. Ora, io questo colore l'ho già usato nel ristorante di mio suocero, ne ho avanzato un po', infatti non ho un 4 litri pieno, ma ne ho solamente più un terzo. Non avendo la latta piena, non ho bisogno di scaraffarla, infatti l'ho già girata molto bene con il mio apribarattolo. Ne metto un po' nella mia vaschetta, lo faccio bello pieno perché tanto comunque la devo stendere come base su quasi tutte le pareti. E una cosa importante che voi dovete capire è che questi tre rulli
che voi potete notare anche da vicino con una lunghezza del pelo differente, questo è più corto, questo è leggermente più alto e questo è leggermente ancora più alto come peletto, sono fantastici proprio per andare in coprenza totale anche su muri che sono molto 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 ruvidi. Quindi facciamo meno fatica se lo facciamo a rullo piuttosto che pennello, perché col pennello dobbiamo andare a lavorare, movimenti circolari, spatolare, invece con questo rullo è molto più semplice. Essendo di un diametro leggermente più largo rispetto a quello da 10 è più facile e il diametro più largo ci permette di fare più superfici senza far fatica e oltretutto non avete il peso da sopportare di un rullo molto più grande che è solitamente il rullo che usiamo per tutti i muri. Che cosa vuol dire? Che quel rullo lì solitamente ingloba più vernice, rischiamo di sporcare di più, di colare di più, invece utilizzando Magic Wall che si usa pura con un rullo che tranquillamente possiamo utilizzare senza far fatica, senza sporcare, per fare anche solo una nicchia in un'oretta, è tutto molto più semplice. Ovviamente questo peletto vi permette di togliere anche i difetti di muri più brutti. Guardate qui, io sul mio rullo ho già caricato il rullino a pelo più lungo, lo carico e ricordate sempre, più il pelo è lungo, più ovviamente il rullo ingloba più vernice. Quindi è chiaro che dovete sempre calibrare, avete poco spazio da colorare, magari scaricate un po' di più il rullo, ne avete di più, usate il rullo più pieno. Ricordate però sempre una cosa. La vernice non si tira mai con il pennello, la vernice non si tira mai con il rullo, questa è proprio una regola per noi decoratori. Se vogliamo stendere il colore bene, non lasciare segni e risparmiare, non devo diluire Magic Wall, sempre pura, la diluisco solo in Sicilia ad agosto con 50 gradi, se non mai usatela pura che rende di più, ma soprattutto non schiaccio il rullo. Se io schiaccio il rullo lo porto a strizzare il colore, lo faccio velato, vedo sotto e poi mi tocca dare un'altra mano. Evitiamo la seconda mano. Facciamo un test? Facciamo un test franco, sia su questo muro che è chiaro che sul muro giallo. Con una passata vi dimostro quanto copre. Chiaro che qua, avendo questa bucciosità, devo assicurarmi, prima di andare avanti, di aver coperto tutti i buchini. Se ci vedo poco, ci metto un faretto, metto una luce che ci punta, ok? Qui io devo essere sicura che ho passato il colore una volta, basta, non ne do un'altra mano, fine. Ma io posso essere sicura che mi basti una mano solo se la do bene la prima mano. Certo che se le lascio così, ne servirà un'altra, è normale, quindi basta una mano solo se tu sei sicura al 100% di aver coperto bene tutto il fondo, ok? Guardate come si fa, si viene qui, non ho schiacciato, avete visto, non mi sono messa ad insistere a schiacciare per scaricare al 100% il rullo, no, lo riprendo di nuovo così, continuo, collego alla parte appena fatta. Guardate qua, la cremosità di Magic Wall è eccezionale, tu vai a coprire tutti i difettini con questa rullata. Se tu ti vai ad accertare di aver coperto bene in profondità, basta, una passata grazie a questo rullo eccezionale, ruvido, con un pelo lungo che ti va a coprire tutta la superficie. Ma andiamo nella parete gialla. Questo è un giallo senapato molto bello, mi spiace coprirlo, però lo devo fare perché ormai il nostro progetto è questo. E guardate, ora non mi dite che ne serve un'altra se do bene la prima, eppure sto coprendo un giallo comunque forte con una passata. Chiaro che mi devo accertare che il mio muro bucciato sia coperto al 100% anche nei punti più profondi. Se qualche punto è troppo profondo, posso usare anche la punta del rullo, che ovviamente è imbottita di peletto, per andare a togliere via la bucciatura. Liscio, e questo è quello che ottengo. Se io sotto avessi un nero, un colore molto forte, che ne so, un viola, e non riuscissi con una mano, chiaro, ne do una seconda, però guardate con una quanto avete tolto. Non ho messo il fondo, che solitamente vi dicono di mettere il primer, perché un lavoro fatto bene viene solo fatto bene con il primer. Non è così, con i miei prodotti non comprate altri fondi di altri marchi perché è solo uno spreco di soldi. I miei prodotti sono stati concepiti per avere all'interno tutto quello che serve. Magic Wall è addirittura idrorepellente, profuma, non cola e fa respirare la parete. Perché? Perché la parete deve far respirare
non deve trattenere l'acqua, ricordatevelo sempre, il peso dell'acqua e il peso dell'aria sono differenti, quindi sì, la parete respira con Magic Wall e no, non crea un tappo, non crea umidità, non crea condensa, anzi, ricordatevelo sempre, è un prodotto eccezionale, soprattutto per i muri esterni, perché all'esterno il sole fa sbiadire i colori di solito. Magic Wall è stata studiata apposta per non far sbiadire le tonalità anche esterne, esposte a luce solare. Guardate come faccio i bordi in modo semplice, grazie al pennello Architetto. Un pennello che ha le setole tagliate in obliquo e mi permette di non dover mascherare la superficie per essere precisa. Arrivo qua, appoggio il mio pennello e tiro creando una riga perfetta. Ovviamente, avendo il muro ruvido, devo mettere più colore per riuscire a coprire bene al 100%, però questo pennello usatelo perché è spettacolare, soprattutto nel momento in cui dovete fare queste divisioni precise negli angoli dei muri, va bene sia per i mobili che per i muri. Voilà! Io e Pira oggi lavoriamo a 4-6 zampe su questa parete. Perché? Perché ho delle pareti che hanno delle crepe, delle rovinature. Chiaro che non le voglio nascondere del tutto, ma voglio enfatizzarle rendendole, diciamo, positive a mio favore. Utilizziamo Terra Magica, che è un prodotto eccezionale, rende molto e quindi con poco prodotto riesco veramente a coprire grandi superfici. Come si usa? Ci sono le istruzioni dietro, quindi seguitele per fare un lavoro eccezionale, ma iniziate anche a non aver paura di miscelare i componenti, perché in realtà quando si segue la ricetta alla Z poi c'è qualche cambiamento, tipo oggi fa più caldo, magari metto un goccino più di acqua anche se non rispetto la lettera, la ricetta. Cosa faccio? Io parto per esempio oggi, non con la polvere, ma con l'acqua. Ne metto un po' a caso nel fondo della mia vaschetta. Io oggi utilizzo questa vaschetta grande con la protezione in plastica, non per altro, ma perché so che poi comunque si attacca molto Terra Magica e quindi in questo modo non posso buttarle via. Metto un po' di Terra Magica a caso qua dentro il mio contenitore, la finisco tutta, questa ci sarà stato 2 dita nel fondo del barattolo. Metto anche il protettivo. La ricetta viene proprio fatta così: acqua, polvere e protettivo. Mi aiuta a legare i componenti di Terra Magica e farli aggrappare perfettamente a tutte le superfici, perché Terra Magica può essere utilizzata sia sui muri che sui mobili, anche quelli più lucidi. Noi possiamo creare una superficie materica molto lavorata con Terra Magica anche su mobili lucidissimi. Questo è il bello. E voi mi direte, ma perché devo comprare Terra Magica e non posso usare la Materic Cream o la Materic Touch? Beh, prima di tutto Materic Cream e Materic Touch sono delle paste già fatte, che vanno bene sia per gli stencil che per altro, ma sono in barattolo più piccolo e sono delle paste che poi seccano. Invece la polvere l'acquisti e la crei tu quando vuoi tu, in base a come ti serve. Quindi puoi anche non usarla tutta che non si secca. Metto ancora un po' di acqua e inoltre rende molto e ti fa, diciamo, creare superfici materiche anche su grandi muri e ottimizziamo tantissimo il costo. Inoltre la texture che tu ottieni è un po' una via di mezzo tra Materic Cream e Materic Touch, perché non è né ruvidissima come la Touch né anche liquidissima come la Cream. Ora io prendo una spatola e cerco di ottenere la fluidità che mi interessa, miscelando la polvere. Ecco, adesso qua inizia a intravedersi una texture perfetta. Ricordate che pian pianino lei asciuga, quindi dovete usarla, diciamo, in breve tempo, diciamo un'oretta, 2 al massimo, perché altrimenti poi diventa troppo rigida. Chiaro che se mentre la utilizzate fa molto caldo e tende ad asciugarsi, potete sempre aggiungere un goccino di acqua e renderla della fluidità che vi piace. Lei mi piace così, quindi di una fluidità che rimane, e tra poco parto con la base sul muro. Su questa parete vado sia con Terra Magica così a sentimento a spatola che con lo stencil. Guardate, lo faccio solo perché voglio mascherare questa crepa, quindi creo un'ennesima
superficie, un'ennesima struttura materica, per poi arrivare qui con lo stencil. Non lo faccio ovunque, solo dove mi serve. Uso questo stencil che è fantastico, vi toglie tutti gli impicci, tutti i problemi, infatti si chiama Delabré. Serve proprio per creare già sul muro una base che sembra scrostata e ovviamente avendo io questa crepe e dovendo lavorare solo lì, per me è perfetta. Quindi non mi metto neanche a essere troppo precisa, non vado neanche a mettere il nastro carta, la vado a far aderire con le mani e vado a lavorarla così. Non voglio che sia perfetta la stesura, non mi serve, voglio che in alcuni punti si intraveda lo stencil, in altri no. Mi serve una stesura molto molto, diciamo, vecchia, vintage, quasi scrostata. E quindi questo sarà il tipo di stesura che io ho. Inoltre, quando tolgo lo stencil, ho questo e io lo uso a mio favore, mischiando la parte appena stesa con alcune parti dello stencil. Questo mi aiuta ad avere uno stencil che si va a fondere perfettamente con la struttura che io sto carteggiando della parete. Chiaro che più tu vuoi stendere la pasta materica, terra magica, per rendere il muro ruvido e materico, più devi lavorare a livelli. Cosa vuol dire? Questo è il primo livello che io faccio. Poi state a decidere, ti piace? Vuoi colorarci sopra? Benissimo. Ma vuoi fare un altro strato? Ok, aspetta che lei asciughi e riparti. Avrai una struttura materica su cui potrai di nuovo appoggiare lo stencil per fare una seconda base materica. Più tu vuoi fare il muro materico e più devi aspettare che tutti i vari livelli si asciughino. Sovrappongo leggermente allo stencil fatto prima in modo che non si veda il distacco e ora continuo. Alleggerisco e come vedete il punto secondo si unisce al primo. Anche qua, se volete far sì che si tolga la divisione, potete leggermente schiacciare. Continuo. Questo è il materiale che vi serve per fare l'anticatura su questa parete. Cosa facciamo? Usando corteccia e caramello salato creeremo delle anticature molto particolari. Io li uso leggermente diluiti, quindi metto un po' di colore corteccia per primo perché è più scuro in questa tazza, in questa scodella, e ci aggiungo anche un pochino di acqua perché voglio che in realtà sia leggermente più fluida. Su 2 dita di colore ho messo più o meno 2-3 cucchiai di acqua. La miscelo in modo che sia bello bello morbido e vellutato e poi parto lavorando con la parte superiore del muro. Tenete vicino a voi una spugna molly, io l'ho spezzata per averla più comoda, se vi può servire anche un panno in microfibra umido e un vaporizzatore di acqua. Io ho questo da giardino che in realtà spruzza molta acqua e quindi per me va benissimo in questo caso. Venite con me. Inizio delicatamente ad appoggiare nella parte superiore il colore, massaggio delicatamente il corteccia un po' diluito,
Vaporizziamo delicatamente il colore e come vedete cola. Con la nostra spugna lavoro la superficie e la trattengo. Parto dall'alto perché scivola dall'alto verso il basso e quindi è fondamentale lavorare su più livelli. Qua devo camuffare la scatola di derivazione dei tubi. E piano piano lavoro la superficie. Inumidisco, aspetto che coli e con la spugna continuo a lavorare la superficie. Io non voglio vedere la colatura decisa come vedete in questo punto, a me non interessa vedere la vernice che cola, mi interessa vedere la vernice che sfuma il muro. Quindi la colatura la tolgo così. Questo non mi piace, lo attutisco in questo modo. Ora riprendo colore, enfatizzo e faccio colare. Faccio scivolare delicatamente il colore e poi vado oltre, in modo che inizi piano piano ad asciugare prima poi di stendere il secondo livello di colore. Vedete che inizia a colare e questo crea una sfumatura ancora differente. Una sfumatura che adesso andrà pian piano a asciugarsi e che creerà quello che a me serve, quindi un muro leggermente anticato. Vado di qua e inizio a fare la parte iniziale su tutta la superficie. Da questa parte faccio scendere un rigolo di colore più deciso che vada giù, come se fosse una spaccatura nel muro. La faccio colare e nel frattempo mi trasferisco avanti, così il colore si modifica man mano che vado avanti. In questo punto creo un'altra colatura netta che spacchi il muro e che vada giù in questo modo, enfatizzando la trama del colore fin qua, e lo faccio anche in un altro punto qui. Voglio che il muro abbia questa colatura netta centrale ossidata. Iniziate a spruzzare e l'acqua corre e andrà a creare dei rigoli sul muro che poi noi bloccheremo per creare una sfumatura molto più veritiera e non fatta dal colore. Deve sembrare fatta dal tempo, dall'usura. Se avete la spugna troppo carica di colore, mi raccomando,
Alleggerite anche sciacquandola nel secchio. In questo modo asportatevi facilmente. Continuiamo con la nostra spaccatura nel muro. Lei deve bloccarsi, quindi ora per bloccarlo usiamo il phon. Dal basso verso l'alto la blocco, in questo modo non cola e io fermo il colore. Caramello salato nella stessa ciotola dove prima ho messo corteccia, perché così i colori si legano e sembrano molto meno differenti. Faccio la stessa cosa creando una spaccatura nel muro con un colore differente, quindi più aranciato. Non vado a sovrappormi alla vena di prima più scura, la lascio lì, vado ad avvicinarmi. Questa vena più aranciata la faccio nascere da qua. Inizia a colare, inizia a creare un nuovo tono e io lascio fare fin quando non arriva al fondo. Lo blocco al fondo. Faccio la stessa cosa anche in questo punto. Con la spugna lavoro sempre la parete, facendo miscelare i toni. Qua si deve vedere il colore più aranciato, qua il colore corteccia. E se posso uso anche il phon, così blocco i colori. Metto un gocciolino di Dark Sand nella scodella dove ho già usato il corteccio e il caramello salato per mischiare i colori, perché è vero voglio un tono più chiaro, ma voglio un tono che si miscela il mio muro. Pochissimo, 2 cucchiai. Se voi non avete il Dark Sand e volete usare un altro colore, non vi preoccupate, perché ovviamente miscelando la parete prenderà il tono degli altri colori. Guardate qui. Lo faccio in alcuni punti. Questa in realtà è la luce, è la luminosità che dà profondità e quindi darà profondità anche agli altri colori, e questo passaggio è fondamentale, ma non deve essere troppo invadente, altrimenti poi copre tutto. Pochissimo qua all'inizio. Inizio con la colatura. Faccio lavorare sulla parete il colore e ovviamente lo blocco tra poco. Riprendo il colore dall'angolo come se venisse via dal muro. Lascio scivolare poco e blocco il tono. Lascio scivolare poco. E faccio la stessa cosa anche in altri punti. Vado qua. Bellissimo, perché in questo punto ci sono tutti i colori miscelati, ci sono tutti i livelli di tono mischiati. Ricordate sempre una cosa, che il colore cambia tantissimo nel momento in cui poi si asciuga,
Quindi occhio, non esagerate perché devono esserci tutte le sfumature. Qua passiamo dal chiaro per arrivare al caramello salato, poi si nota questa parte più sabbiosa, miscelata di altri toni. Qua è più chiaro, qua è più scuro. È fondamentale in questo passaggio non andare a mischiare tutti i colori. E occhio a non farlo colare troppo. Nel frattempo asciugo perché devo bloccare i colori. Mi allontano per vedere la parete da lontano, perché solo da lontano capisco se sono uniforme e omogenea. Questa spugna la uso poco, ma è importantissima e dovete sempre tenerla sott'occhio se dovete fare delle pareti come questa. Si chiama spugna mezzaluna. Io l'ho passata sotto l'acqua, l'ho strizzata moltissimo e l'ho anche avvolta in un asciugamano per strizzarla ancora di più. In mano ho un semplice apribarattolo, prendo un po' di dark sand e lo spalmo sulla mia mezzaluna come se fosse un pezzo di pane. Questa cosa mi aiuta a fare un qualche cosa di molto delicato, etereo. Vado nei punti in cui voglio mettere in rilievo il mio stencil materico e accarezzo. Scarico leggermente sul cartone e faccio questo dry brush con la spugna mezzaluna. Mi raccomando, delicati e solo in alcuni punti, perché questo tono deve mettere in rilievo solo ciò che c'è in esterno. Ovvio, se vi sbagliate potete sempre lavare con la spugna, tanto la parete è lavabile. Però guardate che spettacolo, è un pizzo. Tutto ciò che c'è in esterno viene messo in rilievo dalla nostra spugna. Salgo, vado verso il pizzo più evidente e massaggio. Vedete, basta pochissimo colore per ottenere questa sfumatura bellissima. Un tono leggermente freddo a contrasto rispetto agli altri utilizzati. E non lo metterò ovviamente ovunque, ma solo nella parte anticata. Andrò a sfumare, non prendo più colore nella spugna, aspetto che si scarichi al 100% e mi fermerò a un certo punto dove finisce lo stencil, perché ovviamente lo stencil ha questa finitura materica pizzata, mentre invece il resto della parete non ce l'ha, è semplicemente antica. Guardate che spettacolo anche qui. Vado a far scemare il colore nella parete, come se stesse finendo qua, e vado ancora a mettere in evidenza alcuni punti del pizzo, ma sempre meno. Ora rifinisco la parte sottostante, mi allontano, lo guardo da là perché la luce deve battere e capisco se è finita. Dopodiché mi metto a lavare tutto, sistemo tutto e inizio a pensare a come arredare il nuovo ufficio. Lo vedrete da finito. Anche questo restyling è finito. No, vorrei che fosse la mia scrivania, ma non è la mia scrivania, perché in questo ufficio comanda Franco. E quindi io sono insieme a Emma e altre persone alla scrivania centrale e invece Franco da solo, bello rilassato, con le spalle verso il mio muro che ho fatto con tanto amore. Però devo dire, Franco, che ti piace. Allora, questo per dire che questo bellissimo angolo è stato ricreato per sposare questa bella scrivania che ho fatto parecchio tempo fa, di cui però purtroppo non c'è un tutorial. Non c'è un tutorial perché l'ho fatta durante un mio corso che faccio il venerdì. A volte il venerdì ospito questi corsi dove le persone vengono per provare delle tecniche e lavorano su grandi pezzi, quindi non sul tavolino, sul comodino, ma su mobili importanti. Quella volta erano in 4 a lavorare su questa scrivania e forse non lo vedete ancora bene, ma su questo piano è stato usato uno stencil materico con terra magica e sono stati appunto utilizzati gli stessi colori che ci sono poi fuori nella scrivania, ovvero il Lucky Forest, dei lavaggi di grigio, di nero. Ho fatto proprio questo effetto per salvare il piano superiore di questa scrivania che non aveva più appunto la pelle con il rilievo, classica scrivania di quei tempi, ma era completamente rovinata. Quindi il legno è rimasto legno, ho messo un bel vetro in più e il centro, il cuore è stato lavorato così. E devo dire che si abbina molto bene il Lucky Forest a questi colori, quindi sono partita da lontano per dirvi che non dovete avere paura di abbinare toni come quelli che io oggi ho utilizzato su questa parete, dove abbiamo utilizzato il corteccia, il castellamonte, toni molto caldi della terra a altri tipi di colore. Per esempio, se voi ora vi guardate intorno vedrete che c'è un paralume con un lume blu, pepper blu, un altro mobile pepper blu che abbiamo già fatto molto tempo fa, questa scrivania Lucky Forest e giù in fondo dei mobili che sono color rocher. Quindi nello stesso ambiente abbiamo messo mobili differenti, con toni differenti, che sono tutti miscelati da
queste pareti calde color Castellamonte. In realtà c'è ancora un pezzo da fare in questo ufficio, che sarebbe la mia scrivania, però ho dato precedenza a Franco, come sempre, e quindi noi ci ritroviamo a lavorare su questo pezzo un po' dimenticato, mentre tu hai una scrivania perfetta. Ma guarda Franco, che belle queste maniglie, sono stupende, ci sono le maniglie antiche proprio, fantastica, con tanti cassetti, tutto di Franco. Allora, scherzi a parte, guardate bene da vicino la lavorazione, perché in realtà noi abbiamo usato questa tecnica qui per andare a risolvere quella brutta crepa che c'era nel muro e abbiamo utilizzato questa tecnica per far sì che fosse proprio contemporaneizzata con il resto delle tecniche che ci sono su questo muro. Quindi questi lavaggi hanno creato una ruggine molto moderna, molto particolare, che si sposa a questo ambiente caldo e di lavoro. Quindi non ho più l'ufficio verde come una volta, che avevo l'ufficio Elisira, adesso l'ufficio color Castellamonte e sta molto bene anche con il tetto di legno. Chissà quest'inverno io e te vicini vicini a lavorare i video come saremo, ambiente accogliente, Franco, che ne dici? Ma tanto tu vai sempre al mare. Allora, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, osate con i toni caldi anche sui muri. Il Castellamonte è il colore dell'anno, è molto simile al Pantone che si chiama Mocha Mousse, però io lo creato prima, che è uscito il colore dell'anno. Lo dico sempre perché sembra quasi che vogliamo fare un abbinamento, però no, in realtà è molto simile come tono, quindi osate perché è bellissimo, è caldo ed è molto molto glamour. Ricordate che i colori Magic Paint e Magic Wall non si trovano su nessun sito se non il sito ufficiale che è easyrom.com o dai rivenditori autorizzati che li trovate sul sito magicpaint.it. Non li trovate in qualsiasi negozio che vende colori, no, sono solo imitazioni e soprattutto online, non c'è su Amazon, c'è solo sul sito ufficiale.